Weila! Benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del Jeddah Chronic Circuit, che precedentemente si chiamava Jeddah Street Circuit e che è in Medio Oriente, più precisamente in Arabia Saudita, a 12 km da Jeddah, parola che deriva da spiaggia in quanto il circuito si affaccia proprio sul Mar Rosso. Il progetto è di Carsten Tilke, ovvero il figlio di Hermann Tilke di cui abbiamo parlato nel precedente video. Il tracciato è quello con più curve del campionato, ovvero 27, ed è anche il secondo per lunghezza dopo Spa. Misura 6,175 km, il che ci fa capire che servono 50 giri per raggiungere i 305 km necessari a completare un Gran Premio. È un circuito molto veloce, si è quasi sempre in curva e ci sono poche frenate, ma molti cambi di direzione che portano i piloti a dover sopportare delle forze G prolungate che arrivano anche a 4,3-4,5. È stato terminato nella settimana antecedente al primo GP, il 5 dicembre 2021, solo 4 mesi prima della data del secondo Gran Premio di Jeddah. Questo perché nel 2021, appunto per avere tempo per terminare i lavori, si è posizionato il Gran Premio a fine del calendario, mentre dal 2022 in poi, quindi anche quest'anno, il Gran Premio appunto occupa la seconda posizione in calendario. Siamo nel mio stanzino del simulatore ed ora salirete a bordo con me per un giro in pista su questo bellissimo tracciato. Sul lungorettilineo ci prepariamo alla staccatona. Aspettiamo il cartello dei 100, portiamo la monoposto da 320 a 100 km/h per poter affrontare curva 1 e 2. In curva 3 bisogna dare gas velocemente, stando attenti però a non perdere trazione. Ci lanciamo in curva 4, tagliando fino a sfiorare il muro, per poi entrare in un labirinto di cambi di direzione sul filo del rasoio. Doppio sinistra a un pelo dal muro, poi 2 a destra saltando sui cordoli, fino ad essere sparati fuori da curva 9. Mangiamo tutto il cordolo della 10, poi lasciamo scivolare la vettura a destra. Il tornantone con 12 gradi di Bentley ci aspetta. Stacchiamo dopo il cartello dei 50 e gestiamo la potenza fino a quando la trazione non ci permetterà di tornare full gas. Sfioriamo il muro, rimanendoci attaccati fino a curva 15. La 16 non ci aspetta, dobbiamo togliere 3 marce e lanciarci a sfioro del muro. La forza G ci accompagnerà all'esterno della 17, lottiamo col volante per tornare a sinistra, poi a destra, pronti ad aprire il DRS poco prima di curva 20. Per la 21 bisogna stare larghi e solo all'ultimo spingersi sul cordolo a destra, poi giù 3 marce e dentro alla 22 di cattiveria. Altro cambio di direzione. Poco prima della 25 apriamo il DRS e teniamo il piede in fondo, come a voler rompere il pedale. Ultima staccata. Lasciamo scorrere la monoposto fino a sfiorare il muro, per poi far urlare il motore fino a tagliare il traguardo. Chiudiamo il giro in 1:28 e 2, stesso tempo della pole di Perez del 2022. Il circuito, come molti cittadini, ha un solo layout, che è stato rivisto in alcuni particolari dopo il Gran Premio del 2021 per adattarlo meglio al feedback dei piloti. Per farvi un esempio, una cosa che è stata sistemata è la curva dove Verstappen ha toccato con la ruota posteriore, rendendo nullo quel giro fantastico che aveva fatto, e appunto in quel punto si è allargata un pelo la carreggiata in maniera da permettere ai piloti di uscire da quella curva più velocemente e con più confidenza. Alla presentazione, oltretutto, aveva solo 2 vie di fuga, la cosa è stata leggermente migliorata, ma comunque il tracciato, come andremo a scoprire anche più tardi, non ha particolari vie di fuga e a livello di sicurezza sicuramente non è tra i migliori. La velocità media è altissima in questo circuito, specialmente per un circuito cittadino. Difatti è il cittadino più veloce del campionato, con una velocità media di 250 km/h. Questo anche grazie al fatto che il circuito non presenta curve a 90 gradi, a differenza di praticamente tutti gli altri circuiti cittadini. Lungo il giro ci sono solo 7 punti di frenata e si frena per soli 9,6 secondi comprensivi durante un giro. Un'altra piccola particolarità è il tornante di curva 13, che presenta un banking, quindi il tracciato è diciamo inclinato verso l'interno della curva, di ben 12 gradi.
Il tracciato oltretutto presenta 3 zone di DRS, una nel rettilineo principale e le altre 2 invece in delle zone diciamo in curva ma in piena accelerazione. Questo è particolare, è anche uno dei pochi tracciati che diciamo presenta così tante curve con il DRS appunto aperto. Lo scorso anno la pole è stata fatta da Sergio Perez su Red Bull con un tempo di 1 minuto 58 secondi e 200 millesimi. La gara è poi stata vinta da Verstappen con 549 millesimi di vantaggio da Leclerc, praticamente attaccati. Questo distacco negli ultimi tempi è stato uno dei minori, l'unico più basso è stato quello a Monza 2020 di 415 millesimi tra Gasly e Sainz. Oltre al rettilineo principale, in cui vedremo molti sorpassi chiudersi nella zona della griglia di partenza, comunque un punto di sorpasso interessante è rappresentato dalle curve 1, 2 e 3. Qui si arriva ad una staccata molto importante e questo può favorire dei sorpassi anche molto spettacolari in certi casi perché appunto portati lungo tutta questa parte di circuito. Per il resto il circuito è abbastanza monolineare, nel senso che a causa dei tanti cambi di direzione è quasi sempre necessario mantenere una determinata linea per conservare velocità. Nonostante questo, curva 13, quella appunto col banking, rappresenta un punto in cui in staccata si può tentare il sorpasso e comunque come abbiamo visto negli anni passati, l'ultima parte di RS dell'ultimo settore rappresenta un punto dove si possono vedere diversi duelli, spettacolari ma anche pericolosi perché in quella zona si viaggia veramente ad una velocità molto alta e quindi in caso di un contatto di fianco ci sono solo muri e si può sbattere veramente, veramente forte. Veniamo alle curiosità. Il Gran Premio è il quinto della storia dopo Bahrain, Sakhir, Qatar e Abu Dhabi in Medio Oriente. Oltretutto è il terzo Gran Premio notturno, sempre nella storia, dopo Bahrain e Qatar. Pensate che per liberare la laguna è stato necessario drenare 160.000 tonnellate tra melma e detriti e sembra che per alcuni dei lavori del tracciato sia stata utilizzata la kefala, che sarebbe la schiavitù legalizzata presente in molti paesi dell'Arabia. Un'altra curiosità molto interessante è che questo circuito dovrebbe essere un circuito provvisorio. Teoricamente si doveva dal 2023 passare ad un circuito situato a Qiddiya, una regione vicina alla capitale Riyadh, basterebbe scambiare 2 lettere. Successivamente si è spostata questa data al 2027 per favorire il termine dei lavori, ma nonostante tutto ad oggi non abbiamo ancora un'idea precisa di come sarà il tracciato. Comunque quelli che vi ho messo in sovraimpressione sono i layout che è più possibile che vedremo. Sembra anche che in occasione del primo Gran Premio sia stato fatto circolare un prontuario con un dress code che impediva agli uomini l'uso di calzoncini e alle donne di scollature, braccia in vista, gonne sopra ginocchio o l'utilizzo dei trucchi. L'organizzazione ha successivamente negato di aver fatto circolare questo prontuario. Per le donne in questo paese è possibile conseguire la patente solo dal 2018. Vettel, in occasione della gara del 2021, ha organizzato una piccola competizione di kart con 7 donne del paese, chiamando l'evento Race for Women, e ha voluto sottolineare con questa iniziativa la non presenza di soli eventi negativi e ha voluto, diciamo, infondere un'ideologia di libertà comunque, cosa che sinceramente ho veramente apprezzato. Dopo che fu nota la presenza in calendario del Gran Premio di Jeddah, ci furono delle critiche da parte di Amnesty International che accusava di fornire un modo per distrarre dal problema delle violazioni sui diritti umani. 45 organizzazioni invitarono Hamilton a boicottare il Gran Premio, citando anche il ruolo dell'Arabia Saudita nella guerra civile in Yemen,
della detenzione da parte dello Stato di attivisti per i diritti delle donne e dell'omicidio del giornalista del Washington Post Jamal Khashoggi. Ora, non so se posso averlo pronunciato bene, chiedo scusa se così non fosse. In occasione del primo GP di Formula E, invece, ci fu un'intercettazione missilistica a Dirija che causò dei dubbi sulla futura edizione inaugurale del Gran Premio di Formula 1. L'organizzazione della Formula 1 dichiarò di avere fiducia nella sicurezza fornita dalle agenzie e dalle tecnologie dello Stato, liquidando, tra virgolette, il problema. Successivamente, nel 2022, ci furono degli attacchi missilistici la settimana prima del Gran Premio, anche nella città di Jeddah. Però nel venerdì, durante le seconde prove libere, un missile colpì la Aramco, tra l'altro azienda che è sponsor della Formula 1 e che dista solo 20 km dal circuito. Si parla appunto di un'azienda petrolifera, difatti ci furono delle fiamme che andarono avanti a bruciare per l'intera durata poi delle seconde prove libere, e chi ha seguito la diretta poteva vedere in determinate inquadrature sullo sfondo il rossore delle fiamme nel cielo, sullo sfondo appunto del circuito. A causa di questo furono posticipate di 15 minuti le prove libere e poi successivamente fu rafforzata ulteriormente la sicurezza per l'anno successivo, ovvero quest'anno. L'attentato è stato poi rivendicato da un gruppo armato dello Yemen, gli Houthi, che è appoggiato dall'Iran. Parlando di sicurezza, mi viene in mente che non solo quella di organizzatori, eccetera, è un po' in pericolo, ma anche quella dei piloti. In questo caso vi parlo in particolare dell'incidente di Mick Schumacher, che uscendo da curva 12 ha perso il controllo andando ad urtare contro il muro e subendo una forza di ben 33 G. L'impatto, come possiamo vedere, è stato veramente forte e oltretutto non è l'unico, diciamo, contatto che c'è stato pericoloso. Ci sono stati svariati incidenti, c'è stato il duello tra Ocon e Alonso prima di curva 1, dove Ocon è andato a stringere pericolosamente Alonso contro il muretto interno, duello che secondo me è stato veramente pericoloso. E comunque, secondo me, bisognerebbe rivedere almeno le protezioni laterali del circuito perché effettivamente in caso di un errore o di un contatto con un altro pilota ci si ritrova ad avere un impatto diretto contro il muro, quindi diciamo che secondo me sarebbe veramente utile trovare una soluzione differente per la sicurezza. Grazie però a questo discorso dei possibili molti incidenti, tra cui mi viene anche da citare l'uscita dai box praticamente in traiettoria in curva 2, dove abbiamo visto tra l'altro Perez chiudere la strada a Sainz nel 2022. Non credo che lì sia particolarmente più una questione di colpa, ma è proprio il fatto che la traiettoria ti porta lì, la curva ti porta lì sul punto in cui i piloti che escono dai box normalmente devono transitare. Quindi comunque questa secondo me è un'altra condizione di rischio in più. Grazie però a tutte queste situazioni ci sono molte possibilità di safety car che possono stravolgere i risultati delle gare. Nonostante il discorso sicurezza dei piloti e comunque sicurezza dell'organizzazione in toto, ora non pensate solo magari a chi gestisce i team, ai piloti, quindi a chi comunque diciamo se la passa bene. Dietro la Formula 1 c'è l'1% di personale che vediamo e che conosciamo tramite appunto i mezzi di informazione che abbiamo a disposizione, ma poi tra meccanici, persone che montano tutto per il Gran Premio, eccetera, c'è un'enorme quantità di personale che in determinati casi può essere seriamente messa in pericolo. Quindi, tralasciando questo discorso che fa chiaramente pensare che sarebbe meglio non disputare questo Gran Premio, io vi chiedo un parere in merito al discorso diritti umani. Le due principali vie di pensiero sono quella di evitare di disputare il GP per non permettere un uso propagandistico dell'F1
per distrarre dalle violazioni sui diritti umani. Io questo mi sembra sempre strano quando leggo questa motivazione, cioè non, non vedo come effettivamente un evento sportivo possa chissà quanto distrarre sulle violazioni dei diritti umani. Anzi, appunto, come prevede la seconda via di pensiero, che in questo caso è farina del mio sacco, io credo che portare un esempio diverso di civiltà e far riconoscere che determinati principi sono retrogradi può portare a una voglia di cambiamento. Questo può far puntare su esempi innovativi che trasformino la percezione di alcune situazioni. Oltretutto, la riprova si è trovata in ambito calcistico, che in Qatar ha ottenuto comunque dei risultati in merito al problema appunto della kefala, quindi della schiavitù, che veniva utilizzata per la costruzione degli stadi. Quindi questa è una chiara dimostrazione che gli eventi sportivi possono portare effettivamente ad un miglioramento in questi ambiti. Siamo giunti alla conclusione. Ci tengo ad aggiungere che l'anno scorso si parlava all'inizio campionato di una superiorità di Ferrari rispetto a Red Bull e io trovo che questo Gran Premio fu proprio la prova che questa superiorità non c'era. Forse un pareggio, ma secondo me non sicuramente una superiorità. Con questo vi saluto, vi ringrazio per aver seguito questo video e vi invito a seguire il canale e a mettere mi piace e vi invito anche a rivederci al prossimo video. Ciao a tutti!